Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo a Viterbo dal Salone GB Barberia dal 1955. La barba, come vedete, c'è, è bella lunga e andiamo a farci una bella sbarbata. Ciao Gianluca, ciao. Pasquale, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi facciamo una bella barba, Va benissimo, io sto preparando, intanto ti puoi accomodare. Grazie. Come va? Tutto bene. Allora, intanto ti volevo chiedere, ho visto che c'è scritto Barberia dal 1955, Sì. sempre tua? No. Allora, no, perché sennò fa come Dorian Gray. Praticamente questa barberia l'ha aperta mio padre nel 55. Ah, vabbè, quindi una bella tradizione di È una famiglia. bella tradizione. Poi l'ho rilevata io e adesso c'è il mio figlio Lorenzo che mi dà una mano, quindi questa è la terza generazione che abbiamo e è la barberia più vecchia della città. Ok. Noi insomma abbiamo ancora un paio di clienti anziani che praticamente... Ho visto il signore che è uscito sì, prima. storici che da quando mio padre ha aperto hanno iniziato a venire qui. Mio padre prima non c'aveva la bottega ma faceva il barbiere condotto, si può dire, con la bicicletta, la motocicletta, andava in giro a fare i capelli alle persone, poi, soprattutto in campagna, i contadini, e poi quando hanno aperto le persone mano a mano sono venute qua. Certo. Quindi qui ci sono passati, diciamo, tante capocce sotto questo tetto e con personaggi anche particolari, persone anche curiose, personaggi di Viterbo che insomma hanno fatto anche la storia folcloristica Della città. Io mi ricordo che ecco, facevo il maschietto di bottega già da piccoletto e venivano queste persone E poi gli hai passato a lui curiose, e poi ho passato lui il maglietto praticamente. E quindi ecco, insomma, il lavoro del barbiere è un bel lavoro perché si imparano tante cose, perché ogni cliente poi ha la sua storia, la sua personalità, le sue cose da raccontare. E se uno è una persona curiosa, diciamo che impara molto, sotto tutti i punti di vista. E poi ecco, i clienti magari quando si servono sono abituati magari a rilassarsi, a raccontare le proprie cose, le proprie vicissitudini, anche chiedendo qualche consiglio. Tu linea Proraso Verde, vero? Tutto quanto Proraso Verde. Sì. Sì, perché questi sono prodotti che anche mio padre ha sempre usato, quindi io ho continuato la tradizione da quel periodo lì. Noi è un lavoro che, ecco, se ti piace ti mette a contatto con le persone, riesci a capire poi anche l'indole delle persone, riesci a gestire bene la tua attività. Il Proraso Verde comunque è l'odore del barbiere italiano. Sì, perché questo è mentole, eucalipto e quindi sono prodotti insomma che hanno dato sempre affidabilità nel tempo. Ti dico una cosa, se mi puoi spegnere la musica, se no poi dopo riconoscono i diritti d'autore e Va non... bene. Lorenzo, puoi spegnere la musica per favore? Adesso la barba, il fatto di radersi è un po' ritornato di moda, c'è stato un periodo che è stato insomma un periodo diciamo così morto, però prima mi ricordo quando i barbieri erano aperti la domenica, soprattutto i contadini venivano a rasarsi, a farsi la barba sia il sabato che la domenica, era proprio la giornata dedicata a queste cose. E la domenica era un po' più per le persone che poi andavano a messa e passavano anche a fare due chiacchiere, quindi c'era il rituale di farsi la domenica la barba, con abitudini diverse perché si faceva per le persone che venivano almeno un paio di volte, 3 a settimana a radersi, c'era una sorta di abbonamento, ognuno aveva il proprio rasoio, il proprio... sì. il Ci proprio sono paesi nel mondo in cui ancora lo fanno. Sì, mio padre mi ricordo aveva nel retrobottega un armadietto con tutti i cassetti, con i nomi di ogni cliente che aveva le proprie cose riposte lì. Sì, purtroppo hai visto con l'avvento dei rasoi a cartuccia, quando venne inventato il famoso rasoio Bic che poi faceva la reclame Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, mi ricordo che avemmo un calo enorme delle barbe perché poi quello ti permetteva di raderti da solo senza problemi. Ma tu pensa che questo mio hobby insomma esiste proprio perché si sta tornando, no, verso la rasatura tradizionale. Certo. Con
considera, io uso rasoi di sicurezza. Ah, proprio quello Sì, sì, io canonico. normalmente uso il rasoio di sicurezza e adesso insomma conto di passare al mano libera tra un po'. Però piano piano è un percorso, quindi... Certo, ma io ho dei clienti che hanno questa, diciamo, questa cultura della barba, si sono comprati il pennello di Tasso e... Sì, beh, io di pennelli ce n'ho una decina, di rasoi di più. Sì, perché poi, cioè, io mi ricordo una volta, visto quando c'era il rasoio quello tradizionale, nella parte di là c'era questa cinta di cuoio dove mio padre arrotava sempre il rasoio. Sì, io per ora chiaramente con quelli di sicurezza utilizzo la lametta, le lamette, insomma, Sì, quelle certo. che utilizzi anche tu. Poi chiaramente il passaggio è rasoio di sicurezza, chavette e poi mano libera con la Certo. cinta di cuoio, eccetera, eccetera, con la coramella, no? La coramella, sì, perché sì. poi c'era una particolare pasta che si chiamava caudano che si passava sopra la coramella per far scorrere meglio il rasoio quando si arrotava. Sì, quello faceva perdere un sacco di tempo ai barbieri, però. Beh sì, Era quello è anche vero. fatica, no? Però lo sai che c'è, prima si andava più con calma, la vita era meno, Sì, è vero, è vero. meno di corsa, meno frenetica e di conseguenza uno veniva dal barbiere anche c'era da aspettare un'ora e mezza, lo sapeva, c'era due chiacchiere, si parlava del più del meno, poi insomma era il punto dove si faceva anche il gossip sia della città che Sì, sì. insomma del quartiere, capito? Come no? Io me lo ricordo, ecco. Sì, cioè, il barbiere in realtà sa tutto di tutti, perché Sì, sì, parlando sì, sì, sì. uno racconta le proprie cose, i fatti che avvengono, quindi quando qualcosa uno... Io mi ricordo c'era gente che veniva qui e chiedeva a mio padre delle cose perché loro sapevano tutto, capito? Informazioni varie. E sotto certi Era un po' aspetti come il questo- prete. Come il prete, bravo. Sotto questo aspetto un po' si è mantenuto questo. Che poi l'atmosfera del barbiere è che si parla di tutto, Eh sì, di ogni argomento, capito? Sia di cultura che di cose molto frivole, però pure quelle fanno parte della vita. Adesso l'argomento fondamentale al di là del Covid sono gli europei di calcio, dove tutti sono tecnici e tutti sono allenatori. E poi della sì, beh, col barba... Covid purtroppo forse non avete manco potuto lavorare, no? Beh, noi siamo stati chiusi 72 giorni lo scorso una anno, bella... che è stata una bella botta. eh. E poi dopo, adesso ultimamente altre 15, però poi lo sai che c'è, stando tutti chiusi uno non è che ha cambiato barbiere e quindi quando No, no, abbiamo certo, aperto certo. le persone sono tornate, certo con dei capelli incredibili, alcuni se l'avevano fatti da solo oppure le mogli o magari i figli gli avevano tagliati i capelli, non si sa come si sono presentati, infatti ho dovuto fare un Ma io ti lavoro dico anche che di... col primo lockdown me li feci a zero subito, perché già avevo capito che per un po' non si poteva... Ah, ecco, ho capito. Sì, sì, ho preso la macchinetta. E ti sei rasato completamente. Tu c'hai una barba un po' difficile da fare. Sì, tra l'altro ti dico che qui C'hai una pelle sui lati, molto sui lati delicata. si sgrana parecchio infatti la pelle, l'ho vista. qui. Perché poi anche per tutti i mestieri ci sono dei proverbi, no? Allora mi ricordo che io imparai a fare la barba a 12 anni. Mio padre mi insegnò a fare la barba e avevo 12 anni. E la cosa prima che mi disse era: ricordati Gianluca che barba ben insaponata e mezza tagliata. E c'aveva ragione. Sai che non sei il primo che me lo dice questo No, detto. è così, perché se tu insaponi bene la barba, tu calcola che io ho imparato su barbe di contadini che venivano una volta a settimana, che c'erano delle barbe tostissime, e poi non è che prima c'erano le macchinette elettriche che le rasai con la macchinetta e poi le facevi col rasoio, le facevi subito con la lametta, quindi stavi almeno 20 minuti a insaponare, cioè il braccio alla fine era tutto indolito, però questo mi ricordo benissimo, insomma, queste cose qua. E poi a Viterbo c'è un modo di dire di fare la barba liscia liscia che si dice azzina di monaca. Come si dice? Azzina di monica, cioè sarebbe a tetta di monaca, Sì, sì, pare sì. che sia molto liscia, capito? E Che allora diciamo adesso nell'ambiente come utilizzano la parola metafora. BBS, ABBS che non lo vuol sapevo. dire baby butt skin, cioè pelle a culo di ragazzino. Ecco, e invece da noi a Viterbo si usa azzina di monica. 5 non arriva a quest'altro.
Beh, poi ogni mastiere ha le proprie parole chiave che Sì, utilizza, hai capito? Per esempio c'è uno spezzone del film Straziami ma ti baci saziami dove Manfredi che fa il barbiere si presenta nel paese dove stava quella ragazza che gli piace con una lettera di presentazione e comincia a elencare tutti i tipi di taglio. Quel pezzo è bellissimo perché poi so dei nomi particolari che io sentivo dire qui in quegli anni che facevo il maschietto. Che mi ha richiamato quello della gestione, ha detto guarda se vuoi da 90.000 possiamo scendere anche a 92, 93 millimetri. È un anno che è scritto di tanto hanno bisogno di venderla come sta. Una palazzina al condominio. No, la basetta quanto la tieni lunga la sua? È così com'è più o meno. Così com'è, Sì, mi sì. regolo così. Sì, sì. In centro. Il problema è che non verso Stati Uniti. Ma tu quando te la fai da solo ti sgrani? Ogni tanto sì. Perché tu c'hai una barba che soprattutto sotto la parte del collo gira in vari modi e quindi a volte ci devi andare di contropelo o di mezzo pelo, come si dice in termine. Infatti cerco di andare obliquo. Bravo, bravo, perché se no. Sì, quello che dicono si sente tutto, non so se vuole. Più che altro per loro, per non far sentire i fatti loro. Certo. Io ho avuto sempre una pelle così delicata anche per la barba, sì. Però ti devo dire, da quando sono passato alla rasatura tradizionale, insomma, nonostante abbia sempre fatto la saponata fin da ragazzino, io diciamo, i saponi, quelli in lattina, in latta, non l'ho quasi mai usati. Però da quando sono passato al rasoio, alla lama singola, insomma, la musica è un po' cambiata, Sì? Mi trovo molto meglio. Ma tu come ti nasce questa passione di farti la barba e poi filmare questa Ma cosa guarda, nelle allora, barberie? di fare la barba è nata nel 2014-2015 perché mi ero stufato del costo delle lamette, parliamo delle Mac 3, di queste qui, e quindi ho cominciato a cercare un'alternativa, no? Il mano libera mi sembrava, come dire, pericoloso e quindi ho cercato un'alternativa. Alla fine su internet sono incappato in questi rasoi di sicurezza. E niente, io ho fatta così insomma, dal 2014 ad adesso. Poi con il lockdown, diciamo, ho scoperto tra l'altro che c'era un sacco di gente che faceva sta roba su YouTube. Beh sì, perché infatti E ho detto- trovi di tutto su YouTube. E ho detto, ma forse sono capace pure io. E così ho iniziato, è un gioco, insomma. Beh certo, ma anche una cosa piacevole e carina. Io quando sei venuto che mi hai detto di questa cosa stavo molto contento perché poi so cose anche. No, poi, allora guarda, normalmente no, io mi faccio la barba da solo a casa e quella è più una recensione di prodotto, Certo. no? Provi quel sapone piuttosto che quell'altro e così lo seguono gli appassionati, mentre questi video che faccio in barberia li vedono dagli Stati Uniti, dall'India, li vede un sacco di gente. Ecco, addirittura. Sì, sì. Però è una cosa interessante. Ma tu stavi a Viterbo? Sì, sì, io abito qui a Viterbo. Ecco. Quindi conoscevi la barberia nostra? No, vi ho trovato su Google. Queste sono case che sono state, praticamente questo era un vecchio convento che fu bombardato durante la seconda guerra mondiale. Mhm. Poi qui dove c'ho il negozio io c'era un distaccamento dei pompieri che è stato tutto bombardato e ci morì anche una persona che gli intitolarono la caserma prima di questo ragazzo a cui l'hanno intitolata, adesso si chiama Garofalo, e era intitolata a questa persona che morì proprio qua.
Praticamente poi dopo le case popolari costruirono questa struttura di vari palazzi e proprio davanti al negozio mio sotto venne messa sotto le fondamenta di questo palazzo la prima pietra e venne Andreotti in una cerimonia. Mio padre se lo ricorda bene perché mio padre era del 1929, quindi insomma quel periodo lì se lo ricorda bene. E poi ecco, mio padre doveva aprire un negozio perché lavorava, come ti ho detto prima, in giro e insieme ad un altro fecero la società e aprirono questa bottega. E io ho conservato gelosamente tutti gli attrezzi che mio padre usava, anche per discorso di ricordo, anche emotivo. Hai fatto bene. Sì, sì, infatti in quell'armadietto lì ci sono tutte le attrezzature, insomma tutti gli attrezzi che usava mio padre. Poi prima non è che per fare i capelli non è che c'era la macchinetta elettrica, si faceva la macchinetta Con la tosatrice quella a con la mano, tosatrice sì, a sì. mano, quindi insomma quando era fine serata che il polso ti faceva male c'era la possibilità che magari qualche capello lo tiravi, perché il movimento gli erano un po' rallentati. Vedi, il discorso del Covid poi ti vincola tante cose, perché prima, adesso noi dobbiamo prendere appuntamenti di mezz'ora in mezz'ora, più di tanto non si può stare dentro un negozio, invece prima uno veniva, anche non c'era da fare niente, stava qua, leggeva il giornale, faceva due chiacchiere, Eh sì, e quindi era un proprio ritrovo, no? bravo, era proprio un punto di incontro e di ritrovo, che c'era anche lo scambio di chiacchiere. Io confido nel fatto che con sta campagna vaccinale prima o poi si torna. Sì, ma certo, perché è l'unica soluzione, scherzi, non è che ci sono altre. Però credo che poi, come tutte le grandi pandemie che ci sono state nel corso dei secoli, che insomma la storia conosce, ritornano poi le cose come prima, è solo questione di tempo. La cosa curiosa è che adesso se senti una persona che vedi una persona che starnutisce, praticamente ti scansi, mentre prima gli dicevi salute, adesso scappi. Però queste cose ci possono stare, è normale, i rapporti sociali per certi aspetti sono tornati, stanno pian piano tornando come erano prima. Tu quindi ti fai l'insaponata classica col sapone da barba? Mhm. Sì, sì. Uso normalmente saponi artigianali, insomma. Certo. Che poi le consistenze comunque dei saponi che si comprano al supermercato sono diverse rispetto a quelle che poi usa il barbiere, perché quelle che usa il barbiere non si seccano, capito? Devono mantenere comunque la freschezza, perché ecco, poi per fare la barba ci vuole un po' se la fai a mano rispetto a quando passi col rasoio veloce, e quindi quelli sono saponi che non si devono seccare, sono fatti apposta, capito? Ma io chiaramente compro saponi apposta, cioè non si trovano al supermercato. No, no, pure noi li compriamo insomma in negozi specializzati dove insomma. Mi ricordo che mio padre tra gli anni 70 e 80 usava un tipo di prodotto, si chiamava P160 come sapone, che era molto duro ma aveva un ottimo profumo alla mandorla, però era un sapone diciamo sotto certi aspetti solido, perché era cremoso però un po' più compatto, e mano a mano che poi si bagnava e lo lavoravi si ammorbidiva, ma pure quello era un ottimo prodotto. Adesso alla mandorla c'è il Cella Milano, no? Che insomma è un'azienda italiana dal 1899, quindi Addirittura? sì, sì, Pensa sì, te. sì, sì. Quello addirittura si trova da Ticotà, da questi. Ah sì? Sì, sì. No, ci voglio vedere Ed è ottimo perché è un tallovato, cioè quindi è fatto col grasso animale invece che col ecco. grasso vegetale, quindi richiede più acqua nel montaggio, ma poi rimane molto più
Io ci vado a Ticotà spesso perché ci prendo i prodotti anche per la casa e voglio guardare allora sta dritta che mi hai detto. Sì, è una ciotolina rossa. Ah, ho capito, è quello con la ciotolina rossa. Ciotolina rossa con un vecchietto Sì, tutto sì, sì, insaponato. ma dolce, sì, mi ha sì. incuriosito proprio la confezione, infatti. Sì, tra l'altro quello lì è uno dei pochi saponi alla mandorla che non ha gli allergeni della mandorla. Ah, ecco, pensa te. Quindi chi è allergico a lo può usare tranquillamente. Certo. Chiaramente non ti lascia la freschezza di proraso, no? Sul Beh, viso, è un'altra cosa, indubbiamente. Ciao ragazzi. Buongiorno. Potete aspettare un attimo di fuori? Da fuori, sì, sì. Grazie tante. Tu ogni quanto te la fai la barba? Un giorno sì, un giorno no. Ah, addirittura. Sì, sì. Ma sta cosa ti ha sempre affascinato, il fatto della barba già da quando hai cominciato a Ma crescere? in realtà ha cominciato più da grande, verso i 34 anni, 35 anni. Prima me la facevo perché la dovevo fare. Certo. Però la verità è che fino a che la facevo perché la dovevo fare non mi accorgevo che stavo facendo la barba. Certo, no? perché è una cosa di routine. Utilizzavo questi rasoi, diciamo, con le a cartuccia che non ti tagli nemmeno se No, ti vuoi quelli sono tagliare fatti apposta proprio, e infatti non te tagli. E un'altra ragione per la quale ho deciso di passare ai rasoi di sicurezza è stata proprio questa, no? Cioè dare importanza al momento, Certo. perché o presti attenzione o ti tagli. Poi mi taglio spesso ancora, però Ma guarda, questa se anziché andare in giù la prendi al verso contrario, come se facessi il contropelo, non ti sgrani. Perché tu hai tutti i peli questi qua che ti crescono al contrario. sì, E quindi se tu vanno vai... in su, però poi qui vanno in questo senso. Ecco, allora nel momento in cui tu vai col rasoio e senti che ti tira, devi andare al senso opposto. Cioè il trucco è questo. Perché se io qui adesso ti vado giù così, qui diventi, praticamente ti sgrani tutto e ti si arrossa tutto. Sì, io in realtà normalmente faccio una passata a pelo, una contropelo e una di traverso. Uno mezzo pelo si chiama, almeno qui a Viterbo la Sì, chiamano sì, così. sì. Non credo che si chiama così in termine tecnico, però insomma poi per capirsi noi usiamo questo modo di dire. E quella è la soluzione migliore, capito? Io a volte ho dei vecchietti che hanno la pelle molto molto delicata, che magari hanno problemi e uso il MAC 3, devo dire la verità, perché se no con la lametta normale ci avrebbero grossi problemi Comunque di pelle. non è per piaggeria, ma c'hai una mano non indifferente, Sì, Sì, sì. e questi sono i buoni insegnamenti di mio padre. In realtà per il tipo di barba che c'hai te, liscissima, liscissima, è difficile che ti viene Sotto al collo quasi mai. perché è proprio impossibile, malgrado uno la tira, però in quel modo non fai altro che irritare la pelle. Però insomma se uno riesce a trovare un buon compromesso va bene uguale. Io per esempio ho dei ragazzi che vengono qui che sono militari, adesso magari un po' di meno, con questo Covid girano di meno, però mi dicevano che c'erano grosse difficoltà poi a farsi la barba tutti i giorni perché sgranavano. E alcuni si sono fatti fare il certificato dal medico che avevano problemi proprio di pelle delicata, perché tu vedevi, veniva non si sa come erano ridotti, allora magari uno poi gli dà qualche indicazione, qualche consiglio in maniera tale che riescono a fare la barba meglio, perché poi uno, se tu non sei del mestiere, che ne sai che come devi fare i movimenti giusti col rasoio per non sgranarti.
Certo. È impossibile, no? Uno pensa, dice adesso fa il pelo, poi fa il contropelo, no? È così che funziona. In Sì, realtà sì, ci sì. sono delle persone come te che hanno delle pelli delicate che invece devi andare al contrario dei movimenti canonici che ci sono e che si usano. E ogni quanto vai tu a fare i video nelle barberie? Ah, in media quelli nelle barberine faccio uno al mese. Ah, ecco. Adesso in realtà mi sto portando avanti, quindi infatti questo uscirà il 4 di agosto. Ah, ecco. Sì, sì. E poi c'è l'estate, le vacanze. Certo. Ma tu c'hai proprio un canale tuo? Sì, sì. Allora bisogna che lo vada a cercare e mi ci iscrivo. Ma guarda, su YouTube trovi di tutto in realtà, perché è diventato, insomma, trovi qualunque cosa ti serve, se devi anche, che ne so, costruirti una macchina, un'astronave. Ma guarda, è anche, sinceramente è anche divertente proprio il fatto di avere il canale, nel senso che poi dopo si crea un rapporto di amicizia sia con chi ti segue che ti commenta sempre, eccetera, eccetera, ma con gli altri che fanno la stessa cosa. E certo. Quindi ci scambiamo saponi, ci scambiamo la Ah, mente, no? vedi, Dai pacchi. certo, Sì. certo. Beh, sì, è una comunità che poi si muove in maniera unica, certo. Beh, so anche come le chat che uno poi si scambia i consigli, le cose, le proprie esperienze. E poi rispetto a quando mi insegnava mio padre, ho dovuto fare tutto al contrario perché mio padre era destro e io sono sinistro, quindi è tutto invertito, capito? Tutte le posizioni, tutte le cose. E certo, ma a me diciamo non è che mi ha insegnato nessuno, no? Nel senso, sì, mio padre ha sempre usato i rasoi, insomma, quelli moderni, quindi... E poi io quando, ecco, quando ho cominciato a cercare l'alternativa, dapprima mi sono rivolto ai rasoi elettrici. Il rasoio elettrico mi è durato un mese, non perché si è rotto, ma perché non lo sopportavo proprio sulla No, pelle. ma è un'altra cosa proprio la Non mi elettrico, piaceva ma che non mi scherzi. piaceva la sensazione. E poi ti devo dire che l'ho fatta per tanti anni sempre allo stesso modo, facendo sempre gli stessi errori. In realtà proprio da quando ho il canale sto migliorando anche nella tecnica, no? Perché la gente ti dice guarda non si fa così E certo. e tu provi. No, no, ma è normale, no, questo, perché poi... Cioè io mi ricordo che mi sono allenato per un po' di tempo, come ha fatto poi mio figlio, su un palloncino, si gonfiava un palloncino, si insaponava e poi passavi col rasoio cercando di non scoppiarlo. E lì ti abitui proprio alla leggerezza della mano. Quindi tu il sabato sei sempre libero e ti fai a fare la barba al sabato? Sì, il sabato o addirittura quando Una ticchina più stretta. mi è capitato di spostarmi, no? Chiaramente è ovvio che abitando a Viterbo è facile andare dai barbieri di Viterbo, Beh, chiaro. però sono andato anche a Orbetello, sono andato insomma, a Roma e chiaramente quando faccio così mi prendo un giorno di ferie. Certo. A Roma c'è una vecchia barberia che però è più recente della nostra, che sta in Via della Vite. Non so se la conosci. Sì, so a quale barberia ti riferisci, ma non ci sono mai stato. Che è una traversa del corso Sì, Via sì, della Vite. Via del Corso, sta lì. Sì, 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 è famosa. Io a Roma sono andato a Genco. Dove sta?
E sta via... come si chiama, capi? Lì vicino alla chiesa dei portoghesi. Sì, insomma, vicino a Ah, via dei Lungotevere. Portoghesi, sì, sì, Via era dei lì Portoghesi. vicino Lungotevere, sì. E quella è la barberia più antica di Roma perché il locale era già barberia ai tempi di Caravaggio. Addirittura? Sì. Porca miseria. Poi dopo è stato venduto, insomma è diventato con alimentari, insomma un'altra attività e nel 1900 ha riaperto come barberia, quindi una tradizione. Poi dopo, devo essere onesto, c'è il Roberto, che è il proprietario, che oltre che un barbiere è un appassionato, cioè lui si fa il dopo barba da solo, usa solo prodotti particolarissimi, non usa gli stessi prodotti per ogni cliente. Addirittura. Quindi è un'esperienza andare a fare la Ci barba credo, lì. ci credo. Che poi la figura del barbiere in realtà un tempo aveva parecchie funzioni a parte fare la barba, perché poi erano cavadenti, come si Sì, dice, facevano i salassi, Facevano curavano i sai- militari durante le battaglie, facevano un sacco di cose. facevano i clisteri. Sì, sì. Tant'è che ecco l'insegna del barbiere poi Il barber pole, no? barber Deriva proprio da pole quello. deriva da quello perché Sì, poi sì. la forma del vetro ricorda l'ampolla del clistere e poi il colore rosso e blu è i colori del sangue, il bianco è il colore del sapone e dei denti, perché poi prima la gente era analfabeta, quindi solo attraverso le immagini che attaccavi sopra la bottega tu capivi chi c'era lì, capito? E quindi questa cosa qua poi si è diffusa in tutto il mondo. Ma già dal periodo romano facevano questo tipo di servizi, i barbieri. Tu che usi crema o dopo barba di solito? Ambedue. Che cosa ti devo Indifferente, mettere? indifferente. Fai tu. Uso sia dopo barbalcolici che balsami, che creme, qualsiasi cosa. Quelle due tanto ce la muovo. Non so se è alcolico ti può irritare la pelle, capito? Come vuoi. Fai tu, fai tu. Ci siamo? Allora, vediamo un attimo. Quello che controlliamo dopo che ti metti tutto, così come i baffi. Adesso
Perché poi ho notato che c'hai la Proraso, c'hai la extra formula tu, Sì, è quella vecchia, Sì. che non la fanno più. Buon fine settimana. ciao, buona giornata. Ciao, ciao, grazie. Ora c'è Riccardo. Ma poi diamo una sistemata alle basette e anche sistemiamo Sì, il sì, va baffo, bene. Va bene? Come no? Allora, Devo dire che in estate, no, il fresco del mentolo, infatti quello lì, come dicono qui, è una mano santa, eh sì, perché ti rinfresca molto, capito? eh sì, sì, sì. Ciao, accomodatevi. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Aspetta il cellulare, grazie. Bella scoppicata. Ma forbice e piedi ma con la Questo è la macchinetta. Quale sfumatura. E vediamo se è bravo Diego, Guarda, mettili così, uno e non ci. Oh, i baffi di solito Li porto così un po' più corti, chiaramente, ma insomma. ti risfino un Sì, pochetto. sì, sì, un pochino. Ti facciamo con le forbici. Sì, sì, sì. Fermo, fermo, me la testa. Prego. È tanto che porti i baffi? No, Così più forte. Fatela un trancorte. sarà da febbraio? Ah, Sì, sì. sono tornate di moda i baffi, la barba, è qualche anno che hanno ripreso Bravissimo. con questa moda all'inizio che si chiama hipster
e hanno ripreso di moda anche il baffo. Cioè, c'è stato un periodo proprio, so, gente un po' più grande di quest'anno. Adesso un sacco di ragazzi anche giovani che hanno il vezzo di tenere il baffo. Beh, il baffo era una cosa degli anni 80, no? Sì. Anni 70, anni 80. Io ho portato tutto, vizzetto, Ah, sì? baffi, barba. Addirittura. Sì, sì. Beh, ma i baffi così stanno bene. Sì, a mia moglie non piacciono tanto. No? Sono un po' di anni che è ritornata questa tradizione del barbiere anche nei ragazzi giovani che hanno intrapreso questa professione, con tutta anche una linea di old school, hai visto, magari con immagini di una volta, anche arredamento proprio. Sì, ma tra l'altro noto che c'è una buona commistione tra moderno e questi ragazzi giovani cercano, no, di portare modernità però rispettando la tradizione, il che Sì. non è male. No, no, che scherzi, infatti quella è una cosa importante. Ma anche le linee di taglio riprendono sempre vecchie mode. Queste adesso vanno molto corti sotto e lunghi sopra. Sì, sì, questa linea di Sì. taglio da ufficiale nazista o americano, Però insomma. tu pensa che mio padre praticamente faceva il maschietto di bottega in una barberia a Piazza della Rocca che poi venne bombardata. Mhm. E lì a Piazza della Rocca, la Rocca Albornoz, c'era praticamente il presidio militare, il comando militare tedesco e gli ufficiali mi raccontava che tutti i giorni venivano a farsi la barba e a rasarsi qui la testa. Tant'è poi quel taglio in gergo veniva chiamato taglio alla tedesca, che prevedeva corti sotto e lunghi sopra, ma sotto li facevano a lametta, capito? Quindi mio padre si ricorda di questi ufficiali, lui era insomma giovane, era del 29, cioè 13-14 anni, che si rasavano tutti i giorni, la barba proprio. Era proprio la moda. E i capelli, se tu, ecco, come hai detto giustamente tu, si guardano i film, le vecchie immagini di quel periodo. Ma adesso è quella la moda, Quella è la moda, sì. Chiaramente modernizzata, ma quello è. Sì, sì. Che poi per alcuni aspetti è un'italiana, perché se tu vedi il taglio all'italiana, solo che sotto soccorti, perché è ripresa la riga da una parte, hai visto? Sì, 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 sì. Quello si chiama taglio all'italiana. Poi c'era il taglio all'Umberta, la Mascagna, la Oberdan, la Ghiga. Pasquale, io dopo questo servizio non ti riconosco più a dire la verità, vedi? Secondo me anche qualche anno di meno t'ho tolto. Sì, eh? Sì, rispetto a quando sei entrato mi sembri un po' più giovane. Bene, bene, sono Poi contento. sentiamo la moglie che dice poi dopo. Allora, guardiamo se ci siamo. Sì, sì, a voglia Sì. se ci siamo, eh. Oh, e diamo una pulita al collo, che dici? Va bene. Già Sì, che sì. ci siamo, facciamo un tagliandino generale. I capelli però ti fai dal barbiere perché ti fa da solo. Sì, sì, normalmente no, i capelli li faccio al barbiere.
Da te non ci sono mai venuto, ci verrò sicuramente, Va insomma. bene, ti ringrazio, lo aspetto. Io abito in centro storico, ma devo dire questa parte del centro non c'ero mai venuto qui sopra. Sì, sì. Dove abiti tu? Io abito vicino, per capirci, vicino al Duomo. Ah, che via? Ah. Beh, pure io abito qui sopra, una traversa di San Faustino, vedete? Sì, sì. Casa e bottega. Beh, il centro c'ha il suo fascino, tra i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Sì, lì c'è un... Sì, vicino San Pellegrino, insomma. Ti trovi bene lì? Come zona? Sì. Ma guarda, sai, io sono di Roma e purtroppo devo dire che quando io sono venuto a Viterbo ho cominciato a cercare in centro storico perché ero abituato al concetto che chi abita in centro storico è un privilegiato, no? Certo. In realtà poi ho scoperto che Viterbo è un po' controcorrente in questa cosa, nel senso che il centro storico è bellissimo, ma è un po' lasciato andare purtroppo. Questo che dici è molto vero, sì. Purtroppo sì. Purtroppo è così, però mi trovo bene perché chiaramente per la figlia che è piccola, no? Cresce in un ambiente quasi familiare, perché alla fine ti conosci con tutti lì intorno, la Infatti scuola è quello il vicino. discorso, sì. Poi ecco, esci a fare una passeggiata, non prendi la macchina, No. quello è comodo. Sì. Però insomma poi devi sottostare a determinate... Beh, certo, determinati secondo me abiti, equilibri, dai, c'hai chiamiamoli dei così. limiti anche sul parcheggio, su altre cose. Sì, sì. E sono dei compromessi, poi la vita è fatta di Sì, compromessi sì, anche sì. nelle abitazioni, questo si ripercuote indubbiamente. Les jeux sont faits. Molto bene. Ecco servito Pasquale, tu stai più leggero. Sì. Allora io ti ringrazio tantissimo Grazie a te. per la sbarbata. Grazie a te. Salutiamo Ciao. gli amici del canale e come Buongiorno a sempre tutti. ci vediamo più vecchi. Ciao! Ciao.